Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Oggi parliamo di salute, un tema molto importante per tutti noi. Mia, come stai oggi? Ti vedo in splendida forma. Ciao Lucas, buongiorno agli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sto bene, grazie mille. Mi sento piena di energia oggi. E tu, come ti senti? Hai fatto qualcosa di speciale stamattina? Io mi sento benissimo. Sai, stamattina sono andato dal dottore per un controllo di routine. È sempre un po' stressante andare dal medico, no? Anche se so che è importante per la mia salute. Oh sì, capisco perfettamente. Anch'io vado dal medico regolarmente per i controlli. È fondamentale fare prevenzione. Ascoltatori, voi andate spesso dal dottore? Fate visite di controllo regolari? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi di sapere. Ma Lucas, dimmi, tutto bene con la visita di oggi? Sì, tutto perfetto. Il dottore mi ha detto che la mia pressione sanguigna è normale e che sto in buona salute. Mi ha fatto alcune domande interessanti sulla mia alimentazione, sulle mie abitudini quotidiane e sul mio stile di vita. È stato molto attento e professionale. Ah, l'alimentazione è così importante per la nostra salute generale. Cosa mangi di solito, Lucas? Hai una dieta particolare o segui qualche regime alimentare specifico? Cerco di mangiare sano e bilanciato ogni giorno. A colazione mangio yogurt greco con frutta fresca, di solito banane o mirtilli, e aggiungo anche dei cereali integrali. A pranzo di solito preparo un'insalata ricca con pollo grigliato o pesce, pomodorini, cetrioli e avocado. La sera mangio più leggero, magari una zuppa di verdure o del pesce al forno con contorno. E tu, Mia, come mangi? Anche io cerco di mangiare in modo equilibrato e salutare. Amo tantissimo la verdura, specialmente i pomodori freschi, le zucchine grigliate e i peperoni colorati. Mangio molta frutta durante il giorno, soprattutto arance e mele. E bevo molta acqua, almeno 2 litri ogni giorno. L'acqua è davvero essenziale per il nostro corpo. Brava, complimenti! L'acqua è assolutamente fondamentale per la nostra salute. Il mio dottore mi ha ricordato ancora oggi di bere abbastanza durante la giornata, specialmente quando fa caldo o quando faccio sport. Mi ha anche chiesto se faccio esercizio fisico regolarmente. E tu fai sport, Lucas? Che tipo di attività fisica pratichi? Io vado in palestra 3 volte alla settimana. Mi piace molto fare yoga perché mi rilassa e mi aiuta con la flessibilità. E poi amo correre all'aria aperta, specialmente nel parco vicino casa mia. Che brava! Io corro nel parco ogni mattina. È diventata una vera e propria abitudine. Mi alzo alle 6:30, mi vesto e vado a correre per almeno 30 minuti. A volte corro anche 40 minuti se mi sento particolarmente energico. Mi fa sentire carico e pronto per affrontare tutta la giornata. È un modo fantastico per iniziare la giornata. È fantastico, Lucas. L'esercizio mattutino è meraviglioso. Ascoltatori, anche voi fate sport regolarmente? Che tipo di esercizio fisico preferite? Vi piace la palestra, correre, nuotare o fare yoga? Lasciate un commento e condividete la vostra routine. Ma Lucas, hai avuto problemi di salute recentemente? Qualche piccolo malessere? Beh, qualche settimana fa avevo un fortissimo mal di testa. Era davvero terribile. Non riuscivo a concentrarmi sul lavoro e la luce mi dava fastidio. Ho dovuto prendere una medicina analgesica e sono andato a dormire presto. Per fortuna il giorno dopo stavo meglio. Il mal di testa può essere davvero molto fastidioso e debilitante. A volte anche io ho mal di testa, specialmente quando lavoro troppo ore al computer senza fare pause. E poi mi fanno male anche gli occhi, diventano stanchi e irritati.
È un problema comune oggi con tutta questa tecnologia. Capisco benissimo. È veramente importante fare delle pause regolari quando si lavora al computer. Io ogni ora mi alzo dalla sedia, mi stiro un po' e faccio una piccola passeggiata per l'ufficio o per casa. A volte vado anche alla finestra per guardare lontano e rilassare gli occhi. Aiuta moltissimo. Ottimo consiglio per i nostri ascoltatori. Tutti dovremmo fare così. Sai, Lucas, la settimana scorsa mia sorella era malata. Aveva la febbre molto alta, 39 gradi. Povera, stava proprio molto male. Non riusciva neanche ad alzarsi dal letto. Oh no! Mi dispiace tanto. Che cosa aveva esattamente? È andata dal dottore o al pronto soccorso? Sì, è andata subito dal medico quando la febbre è salita così tanto. Aveva l'influenza stagionale, quella brutta. Il dottore le ha prescritto delle medicine antivirali e antipiretiche per abbassare la febbre e le ha detto di riposare completamente a letto per almeno 5 giorni. Doveva bere molti liquidi e mangiare leggero. L'influenza è davvero brutta. Quando ho l'influenza dormo tantissimo, spesso 12 o 13 ore al giorno, e bevo molte tisane calde che mi aiutano a idratarmi e a sentirmi un po' meglio. Le tisane hanno un effetto molto confortante quando si è malati. Anche io. Le tisane sono davvero meravigliose quando si è malati. Mi piace particolarmente la camomilla perché è rilassante e lo zenzero perché aiuta con la nausea e ha proprietà antinfiammatorie. E tu, Lucas, che tisane preferisci quando non stai bene? Mi piace moltissimo la tisana al limone con il miele. È perfetta quando ho mal di gola, perché il miele lenisce e il limone ha vitamina C. Parlando proprio di mal di gola, l'inverno scorso l'ho avuto per ben 2 settimane consecutive. Non riuscivo a parlare bene e mi faceva male ogni volta che inghiottivo. 2 settimane intere? Che brutto davvero! Come l'hai curato? Hai usato qualche rimedio particolare? All'inizio ho fatto i gargarismi con acqua tiepida e sale più volte al giorno e ho preso delle pastiglie per la gola che si comprano in farmacia, ma dopo una settimana, siccome non passava, sono andato dal dottore e mi ha dato degli antibiotici perché aveva visto che era un'infezione batterica. Gli antibiotici a volte sono davvero necessari quando c'è un'infezione. Ma è importantissimo non prenderli mai senza la prescrizione del medico, vero ascoltatori? Solo il dottore può decidere se servono veramente. Esattamente. Il dottore è l'unico che sa cosa è veramente meglio per la nostra salute. Non dobbiamo mai automedicarci con antibiotici. Mia, tu prendi delle vitamine o integratori? Sì, prendo la vitamina C ogni giorno, specialmente durante l'inverno per rafforzare il mio sistema immunitario. Mi aiuta a non ammalarmi facilmente e prendo anche la vitamina D perché non prendo molto sole, soprattutto nei mesi invernali quando le giornate sono corte e buie. Ottima idea. Io invece prendo un multivitaminico completo ogni mattina con la colazione. Il farmacista della mia farmacia di fiducia me lo ha consigliato dopo aver parlato delle mie esigenze. È molto preparato e mi dà sempre ottimi consigli. Il farmacista è davvero molto utile e preparato. Quando ho un piccolo problema di salute non grave, vado direttamente in farmacia e chiedo consiglio al farmacista. Loro sanno sempre cosa consigliarci e ci possono aiutare con tanti piccoli disturbi comuni. Verissimo. La settimana scorsa sono andato in farmacia perché avevo sviluppato un'allergia strana. Mi prudeva tutto il corpo, braccia, gambe, pancia. Era davvero terribile e fastidiosissimo. Non riuscivo a dormire la notte dal prurito. Un'allergia improvvisa? Che strano! A cosa sei allergico, Lucas? Hai scoperto la causa? Purtroppo non lo so ancora con precisione. Il dottore mi ha dato un appuntamento con uno specialista allergologo per fare dei test allergici specifici.
Sono un po' nervoso per questi test. Non so cosa aspettarmi esattamente. Non preoccuparti, Lucas, non devi avere paura. I test allergici non fanno male, sono abbastanza semplici. Io ho fatto i test allergici alcuni anni fa. Ho scoperto che sono allergica ai gatti, ai loro peli per la precisione. È stato utile saperlo. Sei allergica ai gatti? Che peccato. So che ami molto gli animali. Deve essere stato triste scoprirlo. Sì, mi piacciono moltissimo tutti gli animali, ma ora ho un cane bellissimo invece di un gatto. Si chiama Bruno ed è un Labrador adorabile e affettuoso. È il mio migliore amico. E tu, Lucas, hai animali domestici a cosa? No, purtroppo non ho animali al momento, ma mi piacerebbe tantissimo avere un cane in futuro. Dicono che camminare con un cane ogni giorno fa molto bene alla salute fisica e anche mentale. È un ottimo modo per fare esercizio. È verissimo. Camminare regolarmente è un ottimo esercizio fisico, semplice ma efficace. Io cammino con Bruno ogni giorno per almeno 40 minuti, a volte anche un'ora se il tempo è bello. È davvero il mio momento preferito della giornata. Mi rilassa tantissimo e mi permette di stare all'aria aperta. Che bello! Deve essere meraviglioso. Camminare fa bene al corpo perché è un esercizio completo e fa bene anche alla mente perché ci permette di staccare e rilassarci. A proposito proprio di mente e benessere psicologico, anche la salute mentale è estremamente importante, non trovate? Assolutamente sì. La salute mentale è importante quanto quella fisica. Io medito ogni sera prima di andare a dormire. Dedico almeno 15 minuti alla meditazione. Mi aiuta moltissimo a rilassarmi, a liberare la mente dai pensieri stressanti e a dormire molto meglio. E tu, Lucas, cosa fai per rilassarti e prenderti cura della tua salute mentale? Io leggo un bel libro prima di dormire, oppure ascolto musica tranquilla e rilassante, magari musica classica o jazz. A volte, quando sono particolarmente stressato, faccio un bagno caldo lungo con i sali profumati alla lavanda. È incredibilmente rilassante e mi aiuta a sciogliere tutta la tensione. Suona davvero meraviglioso. Il relax e il tempo per noi stessi è così importante nella vita moderna. Viviamo tutti una vita così frenetica e stressante. Ascoltatori, cosa fate voi per rilassarvi dopo una lunga giornata? Quali sono i vostri metodi preferiti? Condividete i vostri segreti nei commenti. Sì, vogliamo assolutamente sapere. Ora, Mia, parliamo anche del sonno perché è fondamentale. Quante ore dormi ogni notte di solito? Cerco sempre di dormire almeno 8 ore ogni notte. Il sonno è davvero fondamentale per la nostra salute fisica e mentale. Vado a letto abbastanza presto, verso le 10 di sera, e mi alzo alle 6 del mattino. Ho una routine serale che mi aiuta ad addormentarmi. E tu, Lucas? Io dormo circa 7 ore per notte, ma dipende dai periodi. A volte dormo anche meno, magari 6 ore, se ho molto lavoro da fare o scadenze urgenti. Ma quando dormo poco, il giorno dopo mi sento davvero stanchissimo, irritabile e non riesco a concentrarmi bene sul lavoro. Sì, il sonno è così importante per il nostro benessere generale. Quando non dormo abbastanza non riesco proprio a concentrarmi bene, faccio errori stupidi al lavoro e sono anche più nervosa con le persone. Il sonno influenza tutto. Esattamente. Il mio dottore mi ha spiegato che il sonno aiuta molto il nostro sistema immunitario a funzionare bene. Quando dormiamo le ore necessarie e dormiamo bene, ci ammaliamo molto meno. Il corpo si ripara durante il sonno. Il mio dottore mi ha detto esattamente la stessa cosa. Mi ha anche consigliato di non usare il telefono cellulare almeno un'ora prima di dormire. La luce blu degli schermi non fa assolutamente bene e disturba il sonno. Interferisce con la melatonina.
Hai ragione, ma è davvero difficile non usare il telefono. Io amo guardare video divertenti o controllare i social media sul telefono prima di dormire. È diventata un'abitudine. Ma ora sto davvero cercando di cambiare e di leggere un libro di carta invece. Bravo Lucas, è un ottimo cambiamento per la tua salute. Sai, un'altra cosa molto importante per la nostra salute è ridere. Ridere fa moltissimo bene al corpo e alla mente. Rilascia endorfine e ci fa sentire felici. Hai assolutamente ragione. Quando rido mi sento immediatamente felice, rilassato e la vita sembra più leggera. Amo guardare film comici o serie TV divertenti con i miei amici. Ridere insieme è ancora più bello. Anche io. E stare con gli amici fa tantissimo bene alla nostra salute emotiva e mentale. Le relazioni sociali positive sono estremamente importanti per il nostro benessere. Non dobbiamo mai isolarci. Verissimo. Io vedo i miei amici ogni weekend senza fallo. Andiamo insieme al ristorante, al cinema, oppure facciamo lunghe passeggiate insieme al parco o in montagna. È sempre bellissimo passare tempo di qualità con loro. Che bello, Lucas! Io invece vedo la mia famiglia ogni domenica senza eccezioni. È una tradizione per noi. Pranziamo tutti insieme e parliamo di tutto, delle nostre settimane, dei nostri problemi e delle nostre gioie. Mi sento sempre molto meglio dopo questi pranzi familiari. La famiglia è davvero preziosa e importante. Mia mamma mi chiama al telefono ogni giorno per sapere come sto e cosa ho fatto. È molto dolce e premurosa. A volte mi fa anche domande sulla mia alimentazione. Oh, che tenero! Le mamme sono davvero speciali, si preoccupano sempre per noi. La mia mamma mi manda spesso messaggi con ricette salutari da provare. Trova ricette su internet o sui giornali e me le manda. Che carina tua mamma! Parlando proprio di cibo e ristoranti, ho una curiosità per te. Tu vai mai al ristorante quando stai seguendo una dieta o cercando di mangiare sano? A volte sì, certo. Quando vado al ristorante, anche se sto attenta, cerco sempre di scegliere piatti più leggeri e salutari dal menù. Di solito ordino pesce fresco alla griglia con un bel contorno di verdure grigliate o al vapore. Evito i fritti e i condimenti pesanti. E tu cosa fai, Lucas? Anch'io faccio così. Cerco di evitare tutti i fritti, i piatti troppo elaborati e ricchi e naturalmente i dolci quando voglio mangiare in modo sano. Ma ogni tanto, forse una volta al mese, mi concedo una bella pizza margherita o 4 formaggi. La pizza italiana è davvero irresistibile. La pizza italiana è assolutamente la migliore del mondo intero. Ma è vero, dobbiamo mangiarla con moderazione se vogliamo restare in salute. Tutto nella vita è questione di equilibrio e buon senso, non di privazioni estreme. Esattamente, hai ragione. L'equilibrio è davvero la chiave per una vita sana e felice. Non dobbiamo essere troppo rigidi e severi con noi stessi, ma allo stesso tempo non dobbiamo neanche essere troppo permissivi. Trovare il giusto equilibrio. Benedetto, Lucas, sono completamente d'accordo. Ascoltatori, qual è il vostro piatto italiano preferito? Margherita, carbonara, lasagne, tiramisù. Scrivetelo nei commenti. Ci piace sempre leggere le vostre risposte e scoprire i vostri gusti. Sì, siamo davvero curiosi. E ora voglio fare una domanda importante a tutti voi ascoltatori. Avete mai provato dei rimedi naturali o della nonna quando siete malati? Funzionano per voi? Oh, bella domanda interessante. Io uso sempre il miele puro quando ho la tosse. Prendo un cucchiaio di miele e lo ingoio lentamente. Funziona benissimo ed è naturale. E mia nonna, quando ero piccola e malata, faceva sempre il brodo di pollo caldo con verdure. Era miracoloso. Il brodo di pollo, un grandissimo classico delle nonne.
Anche mia nonna mi dava sempre una tazza di latte caldo con miele e un pizzico di cannella prima di dormire quando avevo il raffreddore. Mi faceva sempre sentire meglio e mi aiutava a dormire. Le nonne sanno sempre cosa fare, vero? Hanno tantissima saggezza accumulata negli anni. Io rispetto molto i rimedi naturali e tradizionali, ma vado sempre dal dottore se il problema è serio o non passa. Non bisogna mai sottovalutare i sintomi. Saggia decisione, molto importante. È fondamentale non ignorare mai i sintomi gravi o persistenti. Se hai la febbre alta per più di 3 giorni consecutivi, devi assolutamente andare dal medico. Potrebbe essere qualcosa di serio. Assolutamente sì. O se hai un dolore molto forte che non passa con le medicine normali, o se noti qualcosa di strano nel tuo corpo. La salute non è assolutamente qualcosa con cui scherzare o da prendere alla leggera. Hai perfettamente ragione, Mia. Ascoltatori, se avete dubbi o preoccupazioni sulla vostra salute, consultate sempre un professionista medico. Non cercate solo informazioni su internet senza poi parlare con un dottore vero. Internet può dare informazioni completamente sbagliate o fuorvianti. È molto pericoloso autodiagnosticarsi online. È sempre meglio parlare con un vero dottore che ha studiato medicina per tanti anni. Loro sanno veramente cosa fare.